Oggi prepariamo insieme il polpo croccante su tortino di patate, che potrebbe essere sia un antipasto che un secondo piatto a seconda delle quantità in cui lo servite. Partiamo quindi dal polpo. Un polpo decongelato, è molto difficile trovare un polpo fresco, quindi va benissimo anche un polpo decongelato. Prendetelo magari la sera prima e lo mettete congelato dentro una ciotola nel frigorifero, quindi il giorno dopo lo troverete decongelato. La cosa che dovete fare è eliminare gli occhi, quindi con un coltello eliminate gli occhi in questo modo, molto semplice, e poi qui in mezzo dove ci sono i tentacoli con un coltellino eliminate il dente centrale o rostro, come si chiama, semplicemente facendo in questo modo, quindi incidendo centralmente lo andate a togliere. Eccolo qua, occhi e dente. Fatto questo, il polpo è pronto per essere cotto. Allora, come vedete la testa è vuota, la sacca è vuota, quindi è già pronto per essere cotto. Io ho già sul fuoco una pentola con l'acqua calda che bolle, quindi andiamo a fare una cosa molto importante. Allora, innanzitutto saliamo l'acqua. Poi prendendolo dalla testa andiamo ad arricciare i tentacoli, perché vedete che i tentacoli sono dritti, sono veramente brutti da vedere. Invece immergendolo nell'acqua calda per più volte, piano piano, acqua in ebollizione ovviamente, guardate come si arricciano. Quindi quando sono belli arricciati, come piacciono a noi, perché poi rimarranno così una volta che lo andremo a cuocere, è così che poi andremo a metterlo sul tortino di patate, rimarranno appunto arricciati e saranno belli da vedere quando andrete a servirlo. Quindi immergeteli per un bel po' di volte finché diventeranno, guardate, belli ricci ricci. Ecco, adesso lo immergiamo nell'acqua e aggiungiamo tutto quello che ci serve per insaporire il nostro brodo. Un pezzetto di carota, non serve che andate a sbucciarla, basta che sia lavata, quindi carota, del sedano, questo serve per insaporire il brodo e quindi per rendere più saporito poi anche il polpo, del prezzemolo, uno spicchietto d'aglio, un po' di grani di pepe, potete metterlo nero ma anche il pepe di diversi colori, un po' di ginepro e mezza cipolla. Potete anche lasciarla con la buccia, io la taglio a metà. Allora, un'altra cosa che ci serve e che potete cuocere insieme al polpo, perché ovviamente diventeranno più saporite, sono le patate. Potete cuocerle intere, tanto la cottura del polpo sarà piuttosto lunga, quindi potete metterle insieme al polpo, patate che io ho già lavato ovviamente, perché il polpo avrà una cottura piuttosto lunga. Se lo cuocete, diciamo, normalmente in una pentola ci vorrà un'ora, un'ora e mezza, a seconda appunto di quanto è grande il polpo. Quindi adesso mettiamo il coperchio e facciamo sobbollire finché il polpo non sarà tenero. Non fatelo troppo morbido, lasciatelo, diciamo, non dico croccantissimo, però piuttosto croccante, e appunto ci vediamo quando il polpo sarà cotto. Eccoci, abbiamo cotto il polpo, le patate. Adesso prepariamo prima di tutto l'olio aromatizzato con cui poi andremo a condire le patate e poi andremo a piastrare anche il polpo. Quindi mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva in un pentolino e aggiungiamo allora un paio di foglie di salvia, qualche rametto di timo, possiamo anche metterli interi, tanto devono solo rilasciare il loro profumo, l'aglio che però vado a sbucciare, un peperoncino, e anche una scorzetta di limone che rilascia un po' di fresco, ne mettiamo 2. Ecco, adesso lasciamo scaldare l'olio, poi lo spegniamo.
E questo sarà l'olio aromatizzato che utilizzeremo per condire le nostre patate, le patate che saranno poi la base del nostro tortino. Nel frattempo sbuccio le patate e le schiaccio. Ovviamente avendole cotte insieme al polpo saranno molto saporite. Se invece l'idea non vi piace potete anche cuocerle a parte, lessarle a parte. Ecco, io preferisco schiacciarle con la forchetta per lasciarle un po' più rustiche, non passarle proprio al setaccio come fosse un purè. Intanto qui sto scaldando una piastra molto particolare, questa è una piastra Moneta, è della linea Moneta, appunto pentole Moneta, è una piastra in fine grass, quindi è un grass micronizzato, antigraffio, ha una diffusione del calore uniforme, perfetta quindi per piastrare. E adesso ci andiamo a piastrare il nostro polpo. Cominciare a prendere il polpo, li tagliamo esattamente così come sono, cioè nel senso partiamo dal tentacolo e andiamo a finire al centro del nostro polpo. Esattamente così, vedete? Poi se sono un po' troppo grandi, magari un po' troppo lunghi, li possiamo tagliare. Ecco, magari possiamo tagliarli in questo modo, guardate, vedete, in questo così, perché quelli un po' più grandi, quelli un po' più lunghi sono effettivamente grossi, magari non ci stanno tutti così come sono sul tortino. Ecco, questo è l'olio aromatizzato, quando comincia a fare le prime bollicine ha già rilasciato, tutti gli ingredienti hanno già rilasciato il loro profumo. Lo metto nelle patate, aggiungo anche un po' di sale, adesso schiacciamo un pochino perché non l'abbiamo ancora fatto, un po' di sale. Questo è un olio molto profumato perché abbiamo messo dentro tutti questi odori, no? Il peperoncino, il timo, la salvia, l'aglio, insomma. Poi se volete potete anche aggiungere per esempio un po' di verde, no? Un po' di foglioline di timo, che qualcosa magari si vede anche all'interno dell'impasto delle patate, no? Che non sia completamente, diciamo, solo giallo. Se volete mettiamoci anche un pochino di paprika affumicata, che abbiamo detto che a me piaceva l'idea. Piattino. Così abbiamo già la base pronta, no? Che poi una volta che il polpo è grigliato ce lo poggiamo sopra. Ecco, quindi sotto c'è questa base di patate, mettiamo su qui un goccino di olio e facciamo piastrare un pochino il polpo. Questi tentacoli, vedete che non si attaccano perché la superficie è antiaderente, però nello stesso tempo si stanno cuocendo e diventando un po' croccanti. Ah, guarda che belli! Poi per terminare potremmo mettere qualche pomodorino confit, qualche filo di erba cipollina, che è sempre bello da vedere, un filo d'olio e i nostri tortini sono pronti. Io voglio sempre ricordare la nostra pentola Moneta
che ho avuto in regalo per i 150 anni appunto di Moneta, che è una pentola che ricorda i design degli anni 60, una pentola molto bella da portare in tavola anche per servire le pietanze. Non la trovate purtroppo in commercio, però insomma grazie a Moneta per averci regalato questo momento di cucina molto speciale.